Alternative gratuite a Procreate esistono? Sono valide? Vediamone insieme una che ho trovato su internet. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una graphic designer e una fumettista umoristica. Potreste sentire qualche rumore perché c'è la mia gatta che gioca da sola. Stupida, stupida. E oggi proverò a fare un tutorial, imparandolo a mia volta insieme a voi perché non l'ho ancora utilizzata, dell'app Sketchbook. Si tratta di un'app gratuita pensata per il disegno che può essere usata sia sul sistema Apple che sul sistema Android, Windows, quindi non avete bisogno per forza di un iPad perché potete tranquillamente utilizzare un qualsiasi tablet e insomma è gratis, quindi vale la pena almeno provarlo. Questo video vuole sì essere un tutorial, perché comunque vedremo tutti quelli che sono i comandi, come si utilizza Sketchbook e così via, ma se cercate proprio dei video che vi insegnano perfettamente come disegnare, quali sono i vari passaggi da seguire, come colorare, come funzionano le ombre, le luci, aspettate futuri video perché comunque voglio fare una bella serie fatta bene con delle spiegazioni più concrete, più complete sulle modalità di fusione, come realizzare le ombre, mentre in questo caso andremo anche un pochino veloci perché vedremo giusto a grandi linee come funziona un po' il tutto e poi semplicemente disegneremo insieme per capire se è o meno una buona app per il disegno e anche se potrebbe essere un'alternativa valida a Procreate. Cominciamo. Allora, eccoci qua, così è come il programma ci si presenta. Bisognerà un attimo farci l'abitudine perché comunque rispetto a Procreate è un pochino più confusionario in qualche modo, però tutto è al suo posto. Allora, sulla destra abbiamo i nostri livelli, che è una cosa fantastica, è tipo la cosa più importante per me in un programma di disegno digitale. Chiaramente cliccando sul più possiamo creare un nuovo pennello, sì, un nuovo livello, scusatemi. Se lo teniamo premuto possiamo spostarlo, mentre cliccandoci sopra abbiamo diverse opzioni, tra cui ovviamente l'opacità e la miscelazione, che è ciò che ci servirà praticamente sempre, che ci permetterà insomma di fare ombre, luci, ma questo lo vedremo più avanti quando entreremo più nel dettaglio. Torniamo indietro, questo qui lo possiamo cancellare, quindi andiamo su elimina, perfetto. A sinistra invece abbiamo una serie di matite, pennelli, anche penne, insomma cose comunque abbastanza particolari. Le matite non risentono molto della pressione, mentre invece i pennelli, questo è un pennello magari un po' particolare, ecco i pennelli un pochino la risentono, quindi si capisce che nei punti dove ho cliccato maggiormente, cioè dove ho premuto, ho messo la maggiore forza, c'è uno spessore maggiore. Come vedete, così come su Procreate posso tornare indietro cliccando con due dita e ovviamente cliccando qui in alto posso avere varie opzioni che riguardano per esempio il mio pennello, dove c'è appunto il menu opzioni, il menu modifica, la dimensione del pennello, quindi posso anche decidere che posso aumentare la dimensione che avrà, lo spessore che avrà quando io pieggerò di più, e quindi in questo modo, ecco qua, ci sarà una dimensione molto maggiore, mentre da questa parte c'è sempre insomma una grande lista di pennelli, anche molto più di quelli che sono salvati qui tra i preferiti, e ci sono veramente tante cose. Abbiamo anche dei retini, che non è male come cosa, soprattutto se fate magari fumetto. Ovviamente, oltre a poter cambiare la dimensione del nostro pennello già qui, posso farlo anche qui. Praticamente, se tengo premuto sulla mia matita e vado a destra, aumento la dimensione, mentre se vado a sinistra diminuisco la dimensione. E ovviamente cliccando sul colore posso appunto cambiare il colore del mio pennello, quindi metterlo per esempio nero, ecco qui. In alto abbiamo invece quello che è il nostro menu. Allora, la prima icona è proprio menu classico, quindi disegna un nuovo schizzo, vai alla galleria, salva sulla galleria, importa file, insomma le solite cose. Cliccando su preferenze ci si apre questo, che come vedete ha un po' di comandi, per esempio, quindi
così sappiamo che toccando con 2 dita annulliamo, quindi torniamo indietro, 2 volte con 2 dita succede qualcos'altro, 3 volte qualcos'altro e così via. E cliccando sul comando possiamo anche cambiarlo, quindi come vedete abbiamo varie opzioni per fare in modo di creare le nostre shortcut, quindi di personalizzarle come vogliamo. Qui abbiamo anche invece 2 freccette che ci permettono appunto di annullare o tornare avanti se non vogliamo utilizzare le shortcut con il dito, quindi io disegno e poi voglio annullare e torno indietro. Mi sono sbagliata, in realtà il disegno mi piaceva, allora vado avanti e ho di nuovo il mio disegno. La prossima icona ci fa praticamente, è come una specie di selezione. In questo caso abbiamo selezionato lazzo. Il lazzo praticamente ci permette di fare una selezione libera, quindi io posso fare in questo modo, ecco qua, e andare per esempio a disegnare soltanto in questa, all'interno della mia selezione. Oppure posso cliccare qui e spostare soltanto la parte che ho selezionato. Ci sono anche varie opzioni in questo caso, come per esempio per ribaltare l'immagine in orizzontale, ribaltarla in verticale, cioè specchiarla, scusate, specchiare l'immagine, mentre qui abbiamo una classica opzione per distorcere, diciamo, cioè per mettere magari un elemento in prospettiva. Un'altra cosa che posso fare, sempre appunto con questo comando, che invece semplicemente di spostare, è utilizzare le dita per ingrandire e ruotare il nostro disegno. Abbiamo poi il classico secchiello per riempire la nostra zona di colore. Magari proviamo a vedere se facendo una zona chiusa me la riempie, cioè se no. Però qui c'è una tolleranza, quindi forse sì, vediamo, proviamo ad aumentare la tolleranza. Allora proviamo a diminuirla. Sì, beh ragazzi, anch'io sto imparando con voi, quindi questo tutorial sarà un po' così. Possiamo anche creare, come vedete, vari tipi di gradienti, quindi non per forza dobbiamo riempire totalmente con un singolo colore, ma possiamo anche fare appunto una sfumatura. Per esempio prendiamo la seconda, ecco qui, questa è una sfumatura che poi ovviamente posso andare a modificare. Cliccando sul blu ovviamente io vado a cambiare il colore blu, mentre cliccando sull'altro pallino, quindi il bianco, vado a cambiare il colore bianco e così ecco che ho creato una piccola sfumatura. Abbiamo poi un classico righello, quindi semplicemente per fare linee dritte, come potete vedere, cioè mi ha attivato direttamente l'assistenza al disegno, cioè io mi posso praticamente spostare, ecco, in questo modo e fare una linea. E come vedete abbiamo diversi tipi di righello, quindi possiamo anche fare linee curve e anche le ellissi, e chiaramente posso modificare il mio pennello, quindi in questo modo lo rendo più circolare, per esempio, per fare un bel cerchio. Andando avanti troviamo praticamente lo strumento simmetria, questo anche molto bello perché ci permette appunto di decidere che tipo di simmetria vogliamo. In questo caso è una simmetria verticale, questo significa che questa è la nostra linea che ovviamente possiamo spostare. Disegnando da una parte apparirà la stessa cosa, quindi io qui faccio un cuore ed è comparso anche dall'altra parte. Magari adesso ripuliamo un attimo la nostra pagina, però ok. Abbiamo ripulito un attimo lo schermo, adesso andiamo avanti. Il prossimo strumento è praticamente con linee e forme. Quindi abbiamo una linea dritta, un cerchio, un quadrato, molto semplice. In questo caso si fa una linea dritta, non verrà disegnata finché non avrò lasciato andare il pennello, e poi possiamo fare un ovale e ovviamente anche quadrati e rettangoli. Il prossimo strumento è potenzialmente molto utile, ma dipende da qual è il vostro stile di disegno, perché come vedete si chiama tratto costante. Vi faccio vedere che cos'è. Praticamente se io sono a 0 e provo a disegnare, questo è il tipo di linea che esce, una linea molto istintiva, esattamente così come io ho disegnato la linea esce. Ma se io provo ad aumentare, ecco qua, succede questa cosa qui, che il programma cerca di aggiustare la linea per renderla un po' più precisa, un po' più pulita, e quindi diciamo modifica il modo in cui noi andiamo a disegnare. Ovviamente
l'ideale sarebbe cercare un tipo di aggiustamento che ci aiuti a fare delle linee magari più dritte, ma senza andare a rovinare il nostro tratto. Il prossimo strumento, ragazzi, non ve lo spiego semplicemente perché non l'ho capito neanche io, è questo qui, tratto preditivo, non lo so, spiegatemelo con i commenti se sapete che cos'è, mentre il prossimo ancora, molto semplice, importa un'immagine. Poi abbiamo le guide prospettiche che ci aiutano appunto a fare una bella prospettiva, ne abbiamo di diversi tipi, come potete vedere, e nel momento stesso in cui l'avete attivata, chiaramente il pennello si adatterà e quindi potrete fare, per esempio, ecco qua, una bella stanzetta, vabbè, stanza, corridoio più che stanza per quanto è uscita stretta, però vabbè, ecco, tipo qui ci mettiamo una finestrella, vedete? E così potete fare una perfetta prospettiva facendo finta di essere bravissimi con la prospettiva, anche se in realtà non lo siete. Poi chiaramente abbiamo lo strumento testo e un altro strumento molto interessante, perché appunto anche questo richiama molto Procreate ed è una delle cose più utilizzate dagli illustratori, ovvero il time lapse, cioè se io clicco, da questo momento in poi registrerà quello che sto facendo e potrò poi esportarmi la registrazione e pubblicarla per esempio sui social per far vedere appunto tutto quello che ho disegnato. E dopodiché qui, come vedete, nasconde poi con l'ultimo strumento tutti quanti i livelli per avere una tavola, cioè un'area di lavoro un pochino più pulita. Ma adesso proviamo a fare un disegnetto insieme per entrare più nello specifico. Ok, perfetto, siamo sulla nostra area di disegno. Per prima cosa andiamoci a scegliere un pennello che ci piace. Allora, il mio è uno stile di disegno molto pulito, molto cartoon, molto comico, quindi cercherei qualcosa appunto di più pulito possibile. Farei il mio maghetto proprio perché in questo modo possiamo provare poi a fare anche qualche effetto di luce. Allora, adesso che l'abbiamo messo un pochino più centrale, abbassiamo l'opacità, così lo andremo a utilizzare solo come reference e creiamo un nuovo livello. Allora, c'è purtroppo un grosso problema con questo programma, ragazzi, ovvero che la gomma non è fantastica, perché, ve lo faccio vedere subito, perché è un aerografo. E questo significa che non posso andare a fare cose molto molto precise, perché non è appunto una gomma precisa. Le mie fantastiche mani estremamente realistiche. Ragazzi, quando non sapete disegnare le mani, potete sempre dire di volerle disegnare in stile cartoon. Così potete fare come me, farle a cazzo di cane e andrà tutto bene.
Allora, cancelliamo il livello di bozza e abbiamo qui il nostro line art. Allora, il problema principale per appunto il mio tipo di stile è che questo pennello, questa penna a sfera che ho utilizzato, rende tutto un po' fumoso, quindi magari duplichiamoci il livello. Ecco qua, in questo modo è un pochino più compatta la linea. Ok, adesso direi di passare al colore. Come si colora? Molto facile. Allora, innanzitutto creiamo un livello e lo mettiamo sotto quello del line art. Naturalmente, in questo modo tutto quello che io andrò a fare sarà al di sotto appunto del nostro line art. Allora, mi sono importata la mia palette perché altrimenti non mi sarei ricordata a memoria tutti i colori, cioè sì, però allo stesso tempo è un po' difficile beccare quello preciso. Adesso cerchiamo di capire come possiamo colorare. Normalmente io prenderei un pennello e colorerei, oppure utilizzerei lo strumento lazzo per crearmi il contorno di quello che voglio, della zona che voglio riempire, e poi ci metterei all'interno il colore. Proviamo varie cose, cioè proviamo in entrambi i modi per capire un attimo come si può fare e se si può fare. Allora, il problema di questo lazzo è che non posso lasciarlo mai andare, cosa che invece potevo fare in Procreate. Allora, come potete vedere, sto utilizzando il lazzo per colorare. Non è la cosa più veloce del mondo, però perlomeno utilizzando i vari livelli, quindi sapendo che ok, c'è un livello superiore per questo colore più scuro, poi la pelle la metti su un livello inferiore, quindi non ti devi preoccupare di essere troppo preciso, più o meno ce la puoi fare. Chiaramente, appunto, non è il massimo, perché questo è un lazzo che non è molto preciso, non ti permette un totale controllo, ti basta staccare un attimo la penna per errore e devi ricominciare da capo, però si può fare, sempre ok. Vuoi farcela, hai solo questo a disposizione? Questo probabilmente è il metodo più veloce, quindi sicuramente vi consiglierei di utilizzare questo. Ce l'abbiamo fatta. A questo punto possiamo cancellare anche la nostra palette e provare a fare qualche effetto di luce e ombra. Vediamo un po'. C'è la maschera di ritaglio? Oh no, non c'è. Non c'è la maschera di ritaglio, che è quella cosa che permette di rimanere all'interno della nostra figura. Io comunque in questo caso, avendo fatto tutti i colori piatti, tutte le tinte piatte, posso tranquillamente unire i vari livelli per fare un'unica silhouette. Su Procreate era possibile prendere il livello superiore e metterlo in maschera di ritaglio in modo da non uscire al di fuori della nostra silhouette. In questo modo era molto più semplice fare le ombre, però si può comunque fare. Si fa a mano, senza maschera di ritaglio. Ovviamente per fare le ombre dobbiamo andare su miscelazione e invece di avere un livello di colore normale lo mettiamo in moltiplica. Adesso scegliamo il colore delle nostre ombre, che di solito può essere un violetto, e andiamo a disegnarcele. Vedete? In questo modo disegna l'ombra. Il problema però è questo, che io esco fuori dai bordi, cosa che non sarebbe successa con maschera di ritaglio, quindi sarà un po' più difficile perché poi dovremo andare a cancellare e rifinire questa cosa. Allora, innanzitutto dobbiamo decidere qual è la fonte di luce, quindi magari mi farei un altro livello e andrei a disegnare le stelline.
facciamoli diventare degli effetti di luce, quindi possiamo impostare la modalità di miscelazione su aggiungi, un po' troppo, dovrei modificare magari il colore, oppure proviamo con qualcos'altro, una luce soffusa troppo poco, magari luce intensa. Allora la luce quindi arriva un po' dal basso. Allora, a questo punto facciamo anche una luce, nuovo livello, questa volta appunto lo mettiamo sempre in modalità aggiungi e prendiamo sempre un giallo arancio, molto scuro però. Poi quello che faccio di solito sempre io è bloccare il livello della line art, sì lo so, grazie, e andare a colorarlo un pochino nel punto in cui arriva la luce, con un rosso marrone molto scuro. Per questa cosa va bene anche un aerografo. Ok, beh, il disegno è finito, quindi ve lo metto anche in grafica e adesso possiamo fare le nostre considerazioni. Allora, eccoci qua, abbiamo visto un pochino come funzionava Sketchbook, è un programma valido, ci si può disegnare, ho visto che ci sono anche persone che si sono skillate abbastanza per riuscire a fare cose anche molto carine in stile acquerello. Se si vogliono fare cose un po' più pittoriche, sicuramente non male, perché ha una bella selezione di pennelli appunto molto pittorici, acquerellosi, pennarellosi, quindi le cose ci sono. Non è difficilissimo da usare, anzi veramente ci vuole poco per imparare tutti i vari comandi, anche perché alla fine non sono molti, però è all'altezza di Procreate? Questo no. Mancanze che ho sentito rispetto a Procreate. Innanzitutto la selezione colore non è molto precisa, poi la mancanza della maschera di ritaglio, che è veramente uno degli strumenti che più si utilizzano quando appunto si disegna, si fa illustrazione, fumetto, quello che è. La mancanza di pennelli che potessero essere un pochino più cartoon, un pochino più precisi, più semplici. La mancanza a questo punto anche della gomma uniforme, perché le gomme sono tutte in stile aerografo. Non mi piace neanche il fatto di non essere riuscita a trovare, ma magari è una mancanza mia, quindi un modo per cambiare la dimensione del foglio, e questo è un grosso problema, un grosso malus, perché di solito quando comunque si disegna lo si fa avendo in mente delle dimensioni precise. Se non avete un iPad è un valido sostituto e appunto bisogna sempre sapersi adattare. Se non si hanno possibilità di prendere programmi migliori perché non li si può comprare, perché abbiamo un budget zero, oppure perché comunque non abbiamo un iPad ma abbiamo un normale tablet, è appunto una buona scelta. Se però si ha a disposizione un iPad, sapendo quanto poco costa Procreate, a quel punto, avendo già fatto la spesa grossa, ovvero l'iPad, meglio prendere Procreate. Andando sul sito di Sketchbook possiamo trovare varie cose da scaricare, come ad esempio nuovi pennelli, delle palette colore. Quindi, appunto, in conclusione, buon programma, non perfetto. Spero che comunque vi sia piaciuto scoprire questa app, e se ce ne sono altre di cui magari avete sentito parlare ma che vorreste
vedere usare a qualcuno, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E quindi per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!